Abbiamo già parlato di Richard Mille in un precedente video qui su Talk, peraltro abbastanza discusso con un po' di polemiche sotto i commenti anche riguardo al motivo per cui volevo parlarvi di Richard Mille. In realtà non c'è un motivo specifico, però Richard Mille da sempre mi incuriosisce, al di là dei design, dei gusti personali, per la grande tecnica che riesce ad esprimere, e vi rimando a quel video che magari vi lascio nella descrizione per ripercorrere un po' assieme la storia. In questo video invece voglio un po' approfondire assieme a voi Richard Mille, la grande tecnica che c'è dietro e anche un po' quelle che sono le quotazioni a tratti assurde di questi orologi, e lo facciamo insieme al nostro partner ufficiale, al nostro sponsor wewatches.com, che vi invito a visitare e ad iscrivervi. È un sito totalmente gratuito che dà l'andamento di mercato di tantissimi orologi, tantissime referenze moderne e vintage, e sotto ogni referenza dà anche una spiegazione tecnica e storica dell'orologio, quindi una piccola community, una piccola enciclopedia del tutto gratuita. Quindi se volete curiosare, wewatches.com, fatelo, è gratuito. E proprio su wewatches.com ci sono anche i Richard Mille, e quindi guardiamoli assieme tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Il Richard Mille più strano che ho sempre trovato sgraziato anche nel suo design è il 7001 Allen Prost, un orologio molto particolare che ha delle quotazioni stratosferiche, però andando a scavare, andando ad approfondirlo, c'è da dire che magari il suo listino non è giustificato, ma i suoi contenuti tecnici sono straordinari. Il 7001 Allen Prost ha un listino di 891.960 euro ed è un'edizione naturalmente limitatissima. Ne sono stati realizzati soltanto 30 esemplari e oggi la sua quotazione non è molto superiore al listino, perché viaggia attorno ai 900.000 euro, cifre pazzesche che i contenuti tecnici di un orologio di questo tipo probabilmente non giustificano comunque, nonostante la sua edizione limitata, nonostante la grande innovazione, la grande ricerca, e adesso vi spiego anche perché. Però c'è anche da dire che nel mondo del lusso il rapporto qualità-prezzo normalmente non viene neanche preso in considerazione. Succede per Rolex, succede anche per Omega, per tantissimi altri marchi, dove il valore intrinseco è di gran lunga più basso del listino. Ciò che si paga è l'esclusività, il blasone, insomma, discorsi che conosciamo benissimo tutti quanti. Il 7001 però ha anche dei contenuti tecnici davvero straordinari. Ad esempio, tutto il suo movimento, la platina principale e i ponti di questo orologio sono realizzati in titanio di grado 5, cosa che normalmente non avviene in nessun altro orologio. E neanche a dirlo, non è un semplice solo tempo, ma è un tourbillon, anche perché insomma con prezzi del genere ci mancherebbe che fosse anche soltanto un solo tempo. È un tourbillon con cassa naturalmente forgiata in carbonio TPT, e poi l'indicatore di riserva di carica serve a tenere sotto controllo le sue 70 ore di carica, perché appunto è un tourbillon manuale. Ciò che lo rende ancora più particolare però non è soltanto la sua forma, che viene seguita anche dal movimento disegnato e realizzato proprio per entrare in quello specifico orologio, a differenza per esempio di tanti altri orologi di forma anche economici che poi all'interno hanno comunque un movimento classico tondo. No, naturalmente Richard Mille, per giustificare un listino da 891.000 euro, fa le cose per bene. Il movimento, infatti, abbiamo detto, è progettato con la forma della cassa, ma ha anche una complicazione mai vista in nessun altro orologio, una complicazione disegnata appositamente per l'Allen Prost, cioè un odometer, un contatore a 5 cifre, dove con il pulsante a ore 2 si seleziona ognuna delle 5 cifre, e con il pulsante invece ad ore 10 si va a modificare il valore da 0 a 9 dell'odometer, insomma, di quella specifica cifra. A che cosa serva non lo sa nessuno, però c'è da dire che per realizzare una complessità meccanica di questo tipo, così specifica e così particolare, in un movimento in titanio grado 5 in quella cassa,
forse non vale 891.000 euro, ma c'è da dire anche che è qualcosa di mai visto prima, soprattutto se consideriamo appunto che si tratta di un orologio limitato in soli 30 esemplari. Neanche a dirlo, l'altra straordinaria creazione di Richard Mille riguarda gli orologi Rafa Nadal. Ci sono varie edizioni e credo che tutte le edizioni dedicate al grande tennista siano davvero dei pezzi di ingegneria straordinaria, qualcosa che andrebbe visto dal vivo, se possibile, a costo di non crederci. L'incontro tra Richard Mille e Rafa Nadal avviene nel 2008 e già dal 2010 il tennista inizia a giocare, come tutti saprete, con un Richard Mille al polso, un Richard Mille leggerissimo, straordinario, resistentissimo, creato appositamente per lui, così come Richard Mille ci ha abituati a vedere delle creazioni nate come l'Allen Prost per determinati sport o spesso dedicati a grandi campioni come per esempio il golfista Bubba Watson. E nel 2016 l'orologio che Nadal indossava durante i suoi incontri viene realizzato anche per il pubblico, il 3502 per l'appunto, che ha delle innovazioni e ricercatezze tecniche assurde. Non costava tanto in realtà, l'ultimo listino di questo orologio era di 139.500 euro, una sciocchezza rispetto al tourbillon Allen Prost, oggi viaggia attorno ai 500.000 euro. Contiene al suo interno un calibro scheletrato, naturalmente disegnato appositamente per questo orologio, e abbiamo parlato di calibri scheletrati peraltro nella live di ieri insieme al tenente, il Gran Visir di Tic Tac Watch Channel, che vi invito a seguire qui su YouTube, ed ha anche un rotore a geometria variabile. Infatti, a differenza del suo predecessore, il 3501, ha un movimento automatico, anch'esso naturalmente realizzato in titanio grado 5, e la sua particolarità, come dicevamo, è il rotore a geometria variabile, cioè un rotore che è composto da strati di silicio, ognuno dei quali è stato portato a 45 micron, e che attraverso una speciale lavorazione che Richard Mille chiama Red Matrix sono in grado di cambiare la direzione delle loro fibre a 45 gradi. E questo significa che il rotore, nel momento in cui si trova nel punto più alto del suo punto di rotazione e ha bisogno di scendere e quindi di maggior massa per avere una maggiore efficienza, riesce a modificare in pratica la direzione delle fibre di silicio di cui è composto in maniera tale da avere più massa e quindi sfruttare meglio l'inerzia. Almeno questa è la fantascienza che c'è dietro alcuni calibri di Richard Mille. E naturalmente, per essere al polso di Nadal e resistere durante le sue giocate e i suoi servizi, ha anche bisogno di una forza straordinaria. E infatti è un movimento che è testato per funzionare fino a 5000 G. Ma sempre della serie Nadal, il Richard Mille che mi ha sempre incuriosito di più è quello del 2020. Referenza 2704 è strano già soltanto a guardarlo. Il suo movimento non soltanto è disegnato con tutte le innovazioni di Richard Mille, ma anche per ricordare le corde e l'incordatura di una racchetta da tennis. Ultimo listino di 875.000 euro, è un orologio molto raro e molto particolare. Viaggia tra il 1.300.000 e i 2 milioni di euro. Vi ci comprate una Pagani. Naturalmente un tourbillon, anche in questo caso manuale, come l'Allen Prost, e pesa in tutto 30 grammi, tutto l'orologio, movimento, cassa, bracciale, tutto compreso. 30 grammi. È un orologio prodotto in soli 50 esemplari, chiaramente limitatissimo. La sua platina principale e tutti i ponti, anche in questo caso, sono realizzati in titanio grado 5, resistenti alla corrosione. La lega infatti è al 90% titanio, 6% alluminio e 4% vanadio, e tutto il calibro, tutto il movimento di questo orologio è basato sull'incordatura di queste stringhe micro sabbiate, dove ogni piccolo cavo misura soltanto 0,27 mm di diametro e ha lo scopo di mantenere saldo il movimento all'interno dell'orologio, sospeso però all'interno della cassa. Lo scopo non è soltanto un puro esercizio tecnico, sebbene ci sarebbe veramente da fare un plauso se non fosse per il prezzo di un orologio di questo genere,
ma anche per rendere praticamente impossibile romperlo, grazie proprio ai cavi che sospendono il movimento all'interno dell'orologio. Infatti resiste, a differenza del precedente Rafa Nadal di cui abbiamo parlato, a 12.000 G. Insomma, un orologio che non è soltanto un orologio, è un vero esercizio di tecnica ed è un vero progetto di microingegneria che va, secondo me, oltre quella che è l'orologeria classica a cui siamo abituati. Siamo in un campo completamente diverso che, ad esempio, per fare un paragone ardito, potrebbe essere quello tra un aereo di linea e uno space shuttle. Comunque, battute a parte, con questo video volevo approfondire insieme a voi alcuni aspetti così particolari di Richard Mille che spesso sono poco capiti, che magari piacciono poco e lì si tratta di gusti soggettivi, ma che hanno al loro interno qualcosa che a mio avviso può servire non soltanto all'orologeria moderna e non soltanto all'orologeria classica, ma in vista di evoluzioni tecniche e tecnologiche che forse vanno ben oltre gli orologi. Parliamone insieme nei commenti. Come al solito vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata qui nella nostra stanza degli orologi. Noi invece ci vediamo in un prossimo video qui su Top.